Ciao a tutti amici del Capricorno, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami Capricorno e le tendenze energetiche per l'estate, ragazzi, gli amanti. Non so quante volte mi è già uscita nelle letture estive la carta degli amanti, ma benissimo perché è una bellissima carta, ci parla di amore, che non è solo l'amore verso gli altri, ma è anche l'amore verso se stessi. È una carta di forte equilibrio, ma alle volte parla anche di scegliere tra il vecchio e il nuovo. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto in descrizione. Sempre in descrizione trovate la mia mail per le consulenze personalizzate. Ci sono anche i link ai video corsi gratuiti presenti sul canale. Uno è un corso base di metafisica sui chakra, l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi e in più c'è il link al video di presentazione del seminario di approfondimento sulle famiglie reali che si terrà a inizio giugno. Bene ragazzi, andiamo a vedere qual è l'energia disponibile per voi per il periodo estivo. Partiamo da un 5 di bastoni e da un 4 di bastoni. 6 di bastoni. Abbiamo un 3 di denari. Abbiamo un 7 di coppe. E un 10 di denari. Beh ragazzi, non male. Adesso andiamo a vedere carta per carta, dopodiché farò i vari esempi: lavoro, amore, famiglia, via dicendo. Partiamo da questo 5 di bastoni che mi dà un po' l'impressione di discussioni piuttosto che divergenze di opinione, piuttosto che punti di vista differenti con qualcuno. Adesso andiamo a vederlo. Morte, sole e 5 di spade. Potrebbe essere qualche discussione con dei figli, piuttosto che con dei colleghi di lavoro o degli amici. Qui c'è anche la carta della morte, quindi o c'è bisogno come di lasciare indietro certi legami, certe idee, certi atteggiamenti, ma potrebbero essere idee perché qui abbiamo un 5 di spade. Andiamo col 4 di bastoni. Re di pentacoli, 7 di bastoni e 8 di spade. È come se qualcuno pensasse di non avere altra scelta se non quella di lottare per qualcuno o qualcosa. Può anche far riferimento al fatto che nel caso di queste divergenze, di questa discussione, cioè la vostra idea sia che non ci sia modo di far cambiare idea all'altra persona, piuttosto che di trovare un punto di incontro. Però in realtà qui avete un bellissimo 4 di bastoni, quindi secondo me l'armonia si trova. Adesso andiamo a vedere il 6 di bastoni, perché è una carta che mi parla di riconoscimenti, di qualcuno a cui viene dato un merito. E qui abbiamo un asso di bastoni, un 8 di bastoni e la luna. Non nego che potrebbe anche prendere il via, ragazzi, un sogno che avete da tanto tempo, ufficializzare un qualche cosa. Potrebbe anche essere il completamento di un percorso, ma siccome abbiamo un asso, secondo me è un buon inizio. Ho anche la sensazione che potrebbe essere una divulgazione. C'è comunque un asso di bastoni. Se fosse una questione romantica potrebbe esserci finalmente questa
vicinanza a livello fisico con questa persona nel caso non ci fosse ancora, perché qui è come se si partisse da, diciamo, un'amicizia, un sentimento che effettivamente c'è, è pulito, c'è anche equilibrio e armonia, e poi è come se si iniziasse qualcosa da ufficiale. E difatti qui arriviamo a un 3 di denari che è una carta di progettualità. Andiamo a vederla, magari se giro il mazzo è meglio. 6 di spade, 5 di bastoni e cavaliere di pentacoli. Allora, ho l'idea che queste discussioni, perché il 5 di bastoni si ripete, siano più che tutto dovute al vostro modo di pensare. 8 di spade e 6 di spade. E poi abbiamo anche la luna che mi parla di proiezioni, quindi è come se vedeste, diciamo, un solo lato della medaglia e non avendo un'idea completa tendete a creare questi battibecchi o comunque si creano queste divergenze di opinione, secondo me, perché avete un modo di pensare un po' limitato. Questa è la carta delle credenze limitanti, ragazzi, quindi voglio dire. Andiamo a vedere il 7 di coppe. Allora, abbiamo un asso di spade e un 6 di coppe. C'è qualche cosa che ha a che vedere con un desiderio, con un sogno che avete voi. L'asso di spade può essere sia una chiarezza mentale, quella che prima qui non c'era con questo 5 di bastoni, ma potrebbe anche far riferimento a una comunicazione, al fatto che diciate semplicemente all'altra persona quello che volete. Può essere sia una relazione romantica che lavorativa e qui non cambia la questione. Però terminiamo con un bellissimo 10 di denari alla fine della lettura, che è una carta di compromesso, è una carta di unione, è una carta di stabilità. Andiamo a vederla. Re di bastoni. E 9 di pentacoli. Secondo me, ragazzi, nonostante questo momento dove secondo me, a causa di queste discussioni, tenderete a mediare con l'altra persona, tenderete anche un po', secondo me, a abbassare la testa certe volte. Verso la fine del periodo non sarà più così. Prenderete in mano il vostro potere personale, sceglierete quello che è il miglior bene per voi. Diciamo che c'è la possibilità, la probabilità, se vogliamo, di lavorare su un progetto, su un sogno, potrebbe essere di coppia o lavorativo, come vi ho già detto, però è come se doveste prendere in mano voi la situazione, senza aspettare che sia l'altro o l'altra a muoversi. Non è un mal periodo, eh. Diciamo che potrebbe essere caratterizzato appunto da questi battibecchi, da queste divergenze che secondo me però riuscirete a bypassare attraverso, diciamo, una certa ponderatezza nell'affrontare le cose, una certa chiarezza mentale o di dialogo, cioè dite le cose come stanno, e poi anche per come agirete, secondo me. Andiamo a vedere Osho. Ah no, scusate ragazzi, devo ancora dirvi. Andiamo a vedere settore per settore. Allora, per quello che riguarda l'amore, devo dire che è un periodo abbastanza protetto. Potreste proprio conoscere una persona importante con la quale alla fine del periodo potreste pensare o già direttamente parlare di costruire una famiglia. Per quello che riguarda le persone che sono in una relazione, devo dire che le cose andranno a gonfie vele. L'unica cosa è che potreste discutere un po' col partner a causa dei figli. Se non avete figli, possono essere gli animali di compagnia, potrebbero essere dei parenti, potrebbero essere delle questioni esterne alla coppia in sé. Ok? Però tutto sommato sento che il trimestre viaggia abbastanza tranquillo.
Anzi, vi dirò che per qualcuno potrebbe essere un buon momento per iniziare a progettare un eventuale sogno da fare insieme, da sviluppare insieme. Per quello che riguarda il lavoro, allora, secondo me ci sono buone probabilità di creare nuove collaborazioni, nuovi, mi verrebbe da dire anche nuove alleanze vedendo questo 6 di coppe. Però è anche vero che poi con questo 9 di pentacoli al contrario per qualcuno sarà molto importante prendere scelte in modo indipendente, fare le scelte per quello che riguarda il nuovo lasciando da parte il vecchio. È un po' l'energia della morte che avete qui a inizio lettura, eh. Il fatto che si debba lasciare indietro. Io credo che sia un tema, perché qui avete 5 di spade, 5 di bastoni e un'altra volta 5 di bastoni qua. Quindi potrebbe semplicemente essere un tema, un qualche cosa che per orgoglio, insomma, non vi va giù e secondo me una volta che riuscirete a accettare quella questione, le cose si svilupperanno in un modo un po' più tranquillo. Devo dire che potreste anche ricevere dei premi, degli aumenti di stipendio, dei rinnovi di contratto se li state aspettando. Però ragazzi, per queste specifiche vi invito poi a vedere gli oroscopi mensili, la ruota del destino tratta sia l'amore che il lavoro in modo molto più specifico. Per quello che riguarda la questione soldi, allora, secondo me, ragazzi, qualcuno potrebbe investire in qualche nuovo progetto, però ho anche la sensazione, che potreste portarvi a casa qualche sorpresa non proprio bella. Ehm, non vedo che perdiate soldi, però sento che perderete la fiducia in qualcuno per un tema legato ai soldi. Fatemi sapere poi nei commenti se vi vibra. Per quello che riguarda invece la famiglia, e qui intendo la famiglia che noi ci scegliamo, non quella che ci viene data di sangue, ehm, anche qui sento come della burrasca, ragazzi. Ripeto, se avete dei figli potrebbe essere una questione legata a dei figli. O se avete per caso un'azienda familiare potrebbe essere una questione legata a dei dipendenti. Come gestire dei dipendenti, dove spostarli, quando assumerli, quando fargli le ferie, fargli fare le ferie, insomma. Più che tutto temi di questo genere, ma niente di sconvolgente. Anzi, amici del Capricorno, avete la carta del 6 di bastoni che è la carta del successo, il 10 di pentacoli che è la carta dei contratti del lavoro, delle grandi unioni. Sento come se nel periodo estivo qualche cosa si ufficializzasse. Adesso sì, andiamo a vedere Osho che cosa vi vuol dire. Seguire il flusso e lasciarsi andare. Asso di coppe e 8 di coppe. Sì, ragazzi, in un certo senso è come se vi dicessero di non forzare troppo controcorrente. Cioè ad un certo punto, perché? Perché le discussioni drenano e se vedete che l'altra persona, che non c'è verso, insomma, di fargli capire le cose, di farle capire le cose, arriverete ad un certo punto dove cambierete il modo di porvi con questa persona, secondo me. E questa carta, lasciarsi andare, in realtà è un 8 di coppe, ma la sento un po' legata a questa morte, come per dire, ok, ci sono delle volte dove non si può far altro che accettare, lasciare andare, tagliare col passato e andare avanti. Andiamo a vedere quali potrebbero essere dei blocchi o delle difficoltà del momento. Perché mi è difficile esprimermi e qui abbiamo un bell'asso di spade. Perché mi è difficile essere autentico, autentica? Probabilmente qualcuno qui ha paura di ferire delle persone dicendo le cose come le pensa e quindi non si riesce ad essere autentici.
Però molte volte, ragazzi, è meglio essere autentici. eh, Potrebbe arrivare questa cosa qua dalla paura di essere rifiutati, eh? Cioè il fatto di stare zitti, di non dire niente perché c'è paura che l'altra persona ci rifiuti, ci contrasti, si arrabbi, si offenda, insomma. Fatemi sapere se vi risuona nei commenti. Andiamo a vedere una potenziale credenza limitante. Tra l'altro, quando capitano queste cose, cioè il perché mi è difficile esprimermi, se avete problemi di espressione, è coinvolto il quinto chakra. Quindi potreste anche avere come dei disturbi a carico della gola, della faringe, della laringe, della bocca. Mm? Perché resto attaccato al passato. Eccolo qua, questa morte che in questo mazzo viene proprio rappresentato con un filo che bisogna tagliare. È il filo che ci lega al passato. E qui lasciare andare e seguire il flusso è proprio quello, anche la carta degli amanti, ragazzi, è come se ci dovesse essere un taglio tra il vecchio e il nuovo. Giustamente, è un esempio che io faccio spesso, per far entrare roba nuova nell'armadio bisogna prima togliere i vestiti vecchi. Andiamo a vedere un pensiero su cui meditare. Vivo il momento presente e la mia decisione non si fonda su una paura o una presenza del passato. È importante chiedersi io, ora, nel qui e ora, adesso, in questo preciso momento zen, la mia decisione qual è, come mi sento io e non ho paura che succeda quella roba lì e quindi adesso prendo questa decisione. Mi assumo un rischio, ecco, questo è un altro risvolto della medaglia per chi ha paura di sbagliare, diciamo, no? Perché ci sono certe persone che procrastinano certe scelte perché hanno paura di fare la scelta sbagliata. Però a parte che qua vi dice di seguire il flusso e di lasciarsi andare, bisogna anche assumersi rischi. E poi tenete presente una cosa, quando si fa una scelta non si sa mai se sia la scelta giusta o la scelta sbagliata, fino a quando non si fa. Nel momento in cui io faccio quella scelta mi posso rendere conto se era una scelta giusta o sbagliata, ma a priori è un po' difficile. Bene ragazzi, andiamo a vedere con che segno zodiacale interagirete di più durante il periodo estivo. Leone. E adesso preparatevi una domanda la quale risposta possa essere sì oppure no e andiamo a vedere il pendolo che cosa vi dice. So che l'inquadratura non è delle migliori ragazzi, ma portate pazienza. Direi ragazzi che la risposta alla vostra domanda è no. Spero che fosse la risposta che volevate. Fatemi comunque sapere nei commenti cosa ne pensate, se vi risuona. Per sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi o condividere il video. Per iniziare un percorso di crescita con me vi basta scrivermi una mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come lavoro con le credenze limitanti. Diversamente potete anche fare lo stesso lavoro nella sezione degli abbonati. Chiaramente è fatto in modo un po' più generico perché non ho la persona davanti, quindi mi è impossibile fare il lavoro a tu per tu cucito sulla persona, però è già un buon materiale per aiutarvi a cambiare modo di pensare. In quella sezione, oltretutto, tratto anche temi di metafisica, di metamedicina, di esoterismo, insomma è un po' tutto quello che io ho studiato in tanti anni, che ho condensato e messo lì a disposizione per chi volesse intraprendere lo studio della magia bianca. Bene, detto questo ragazzi, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!